progetto Nemo, un progetto che vede una serie di partner internazionali, si è occupato in una serie di incontri di analizzare quelli che sono gli stereotipi e i luoghi comuni relativi alle notizie online, in particolare con un focus sull'immigrazione. Sono un'educatrice professionale, lavoro con Arci Solidarietà e mi sto occupando da questo mese di condurre dei laboratori alla scuola Gramsci rivolti a un target tra gli 11 e i 14 anni, quindi dalla prima alla terza media, rispetto all'uso consapevole dei social media per contrastare la discriminazione verso i migranti e le categorie a rischio, le minoranze di svantaggi sociali. E tutto sommato è stata una bella accoglienza, non ho avuto rapporti col preside in particolare, ma ho trovato la collaborazione e l'accoglienza da parte dei professori, sono stati collaborativi tutti quanti, hanno dato buoni feedback, quindi devo dire mi sono trovata bene. La risposta dei ragazzi anche è stata ottima, devo dire sì, ci sono state parecchie riflessioni sugli argomenti proposti, è stato raggiunto l'obiettivo nel momento in cui ho visto parecchia riflessione, dubbi e domande, e devo dire che il target è abbastanza preparato inconsapevolmente rispetto a questi argomenti. Per essere un target così giovane hanno risposto in maniera pronta e preparata rispetto a molte tematiche, anche perché è una scuola target nel senso che è piena di seconde generazioni, di alunni di seconda generazione, quindi di figli di persone migranti, di culture differenti, musulmani, persone di origine religiosa differente, quindi sono abituati a stare nel diverso, ma forse a parlarne poco, a riflettere poco, quindi è stato da stimolo proprio per parlarne. Siamo partiti dal raccontare, intanto dal distinguere quella che è la vita online dalla vita offline, quindi il nostro quotidiano e il nostro utilizzo dei social network, di quelli che vengono utilizzati e anche dei modi in cui vengono utilizzati. Inoltre, attraverso una serie di giochi abbiamo provato ad immedesimarci, abbiamo chiesto ai ragazzi che hanno partecipato di immedesimarsi in persone con ruoli differenti dal proprio, per poter capire come mettersi nei panni di un altro. Poi soprattutto ci siamo focalizzati sulle fake news, in generale sul modo di scrivere le notizie, perché oltre alle fake news c'è stato un momento in cui ci siamo dedicati alle notizie satiriche con riferimento ad alcuni siti che se ne occupano, e quindi per dare ai ragazzi degli strumenti per distinguere le notizie reali con un quizzettone in cui loro hanno con una serie di opzioni cercato di intuire quali notizie erano false o vere, per arrivare appunto poi a realizzare un'intervista vera e propria.